Ciao ragazzi, qui Marchettino e oggi vi faccio compagnia con una bella chiacchierata in macchina. Trazione posteriore, integrale, anteriore, chi più ne ha più ne metta. Il mondo è bello perché è vario e io, da grande amante della trazione posteriore, non posso fare a meno di sentire il posteriore al limite dell'aderenza e spesso e volentieri farlo partire di traverso con quel tocco di troppo sul pedale del gas. Non tutti cercano questa caratteristica, infatti ad esempio c'è chi predilige la trazione integrale in modo tale da poter sfruttare la potenza in tutte le occasioni. E poi ci sono anche loro, gli estimatori della trazione anteriore, perché diciamocela tutta, le hot-hatch sono una gran figata. Spesso sento persone che dicono che il vero piacere di guida si trova esclusivamente nella trazione posteriore. Qualche settimana fa avevo fatto un video in cui trattavamo l'argomento delle sportive a trazione posteriore usate a cifre piuttosto abbordabili, quindi macchine che permettono all'appassionato di divertirsi e magari cimentarsi in qualche curva di traverso senza spendere un patrimonio. Io sono dell'idea che anche le trazioni anteriori non devono essere snobbate, anzi sul mercato si possono trovare certe hot-hatch che oltre ad essere molto pepate e veloci risultano essere anche molto divertenti alla guida. Ecco perché oggi vi voglio parlare di alcune trazioni anteriori che ho spulciato sul mercato dell'usato che a mio avviso agli attuali prezzi di mercato possono risultare degli acquisti piuttosto interessanti. Della serie, non posso andare di traverso, però guarda cosa posso combinare. Belli caldi e carichi, partiamo subito dalla prima della lista, cioè l'Alfa Romeo 147 GTA. Macchina che ho avuto l'occasione di provare un annetto fa e mi ha sorpreso veramente tanto, e questa è una di quelle macchine che merita veramente di essere citata nel video di oggi. Commercializzata tra il 2002 e il 2006 aveva un prezzo di acquisto di 34.000 euro, praticamente lo stesso prezzo del listino attuale della Giulietta Quadrifoglio, con la differenza che 20 anni fa 34.000 euro erano bei soldi perché c'era meno inflazione e più potere d'acquisto. Facendo una ricerca online ho potuto constatare che oggi le GTA partono da circa 10.000 euro a salire. Fa impressione pensare che costa l'equivalente della classica Panda guidata dal vecchio col cappello. Alle cifre più basse è probabile che trovate le versioni col cambio al volante SL Speed. A mio avviso evitatelo quel cambio manuale tutta la vita, perché quel SL Speed non è un cambio che si può definire veloce, dinamico e che coinvolge il guidatore. Io ho avuto modo di provarla manuale e devo dire che è un cambio piuttosto brillante, un cambio azzeccato per la tipologia di macchina. Perché comprare una GTA? Beh, chiaramente chi lo fa fondamentalmente per il cuore che c'è davanti, cioè il motore busso. Qui stiamo parlando ovviamente di uno dei motori preferiti dagli alfisti, 3002 V6, busso, arrivato alla sua ultima evoluzione, quindi possiamo definire che questo motore sulla 147 GTA è il canto del cigno. Motivo in più per considerare questa tipologia di macchina. Ormai hot-hatch, macchine così piccole, pompate, con motori così esagerati non li fanno più. Siamo abituati a vedere motori sempre più piccoli con l'ausilio delle turbine, invece qui abbiamo un motore aspirato che veniva definito il violino di Arese. Beh ragazzi, sentite qua. La colonna sonora faceva venire la pelle d'oca. 250 cavalli e 300 Nm di coppia garantivano prestazioni piuttosto ragionevoli per l'epoca. 0 a 100 in 6 secondi e 3 è una velocità massima che sfiorava i 250 km/h. Grosso difetto di questa macchina è che la potenza era tanta, ma diciamo che già in condizioni di strada un po' umida e sul bagnato non riusciva a scaricare perfettamente, portando la GTA ad un piuttosto marcato sottosterzo. Io la macchina l'ho provata in condizioni di asciutto e mi ha sorpreso veramente tanto, perché la potenza riusciva a scaricarla senza problemi. Però se volete trasformare questa macchina e renderla un vero mostro, una modifica che fanno tanti è l'installazione del differenziale autobloccante meccanico. Così trovate l'hot-hatch perfetta. Tra tutte le hot-hatch che ho avuto l'occasione di provare, lo sterzo della GTA è uno di quelli che mi ha sorpreso di più, perché è molto direzionale, reattiva, diretta. L'angolo di sterzo alle basse velocità è veramente scarso, ma gli ingegneri di Alfa Romeo hanno fatto ciò per rendere la macchina molto precisa e affilata nella guida sportiva. Quindi chi compra una GTA lo fa sostanzialmente non per usarla tutti i giorni, ma più che altro per tirarla fuori weekend e sfruttarla come si deve. Anche perché a mio avviso nei prossimi anni questa potrebbe potenzialmente diventare una macchina piuttosto interessante per quanto riguarda le quotazioni. Si trova ancora a cifre relativamente basse
I primi esemplari tra 2 anni saranno ventennali, il che significa che con l'interesse storico si possono abbattere notevolmente i costi di bollo assicurazione e sarà più o meno da quel momento che molta gente inizierà a cercarla per mettersela in garage. Non vi nascondo che più avanti magari, chi lo sa, non mi dispiacerebbe. Rimaniamo sempre sul suolo nazionale perché secondo me un altro tech a trazione anteriore che merita di essere menzionata è la Fiat Coupé Turbo 20 valvole. Macchina commercializzata tra il 1996 e il 2000 con un prezzo di 27.000 euro. Questa macchina fu un vero e proprio successo, fu proposta in varie motorizzazioni, aspirata e turbo, ma la vera chicca, la versione da avere è il 2000 turbo da 220 cavalli e 310 Nm di coppia. Questa macchina fu un vero e proprio successo determinati da tanti fattori. Partiamo dalla linea perché, che vi piaccia o meno, ha una linea molto originale e studiata. Basti pensare che a capo di questo progetto c'era niente po' di meno che Chris Bangle insieme a Pininfarina. 0-100 veniva coperto in 6 secondi e mezzo e la velocità massima era di 250 km/h e considerando che oggi si trovano a cifra a partire da più o meno 8-9 mila euro, e direi che con questa cifra vi portate a casa un bel giocattolino. E questa macchina, avendo compiuto già più di 20 anni, c'è l'interesse storico e quindi i costi di gestione sono relativamente bassi. Seppure la versione da 220 cavalli adottava di serie freni Brembo maggiorati e un autobloccante meccanico, io questa macchina non l'ho ancora provata, però ho letto tante storie, ho sentito opinioni di tante persone che dicevano che era un pochino impegnativo riuscire a scaricare tutta quella potenza sulle sole ruote anteriori, rendendo la guida piuttosto scorbutica e impegnativa. Il che a mio avviso non è un difetto, perché oggigiorno le Otech sono perfette, sono studiate per essere al 100% efficienti, veloci, ma senza darti quel brivido della velocità e del pericolo. E forse anche per questo che molte persone stanno iniziando ad appassionarsi e interessarsi sempre di più alle Otech prodotte 10-15 anni fa. Inoltre questa macchina rappresenta anche la fine di un'era per Fiat, perché seppure la Fiat Coupé sia stato un enorme successo commerciale, Fiat non ha mai proposto un erede sul mercato, rendendola questa ad oggi la Fiat più veloce che loro hanno mai commercializzato. Dall'Italia passiamo al paese del sollevante, perché qui possiamo trovare una delle migliori trazioni anteriori mai prodotte e stiamo parlando dell'Honda Integra Type R. Commercializzata dal 97 al 2001 da nuova, l'Integra Type R aveva un prezzo di listino di 26.000 euro e oggi esemplari usati si possono trovare all'incirca a partire da 10.000 euro. Per quanto riguarda le macchine sportive, il vero piacere di guida e coinvolgere il guidatore, Honda da sempre ha fatto macchine incredibili. Basti pensare all'S2000. E anche se qui la potenza viene scaricata sulle sole ruote anteriori, l'Integra Type R è considerata come una di quelle trazioni anteriori che riescono a offrire sensazioni veramente forti e con una dinamica di guida che quasi ti fa dimenticare che è appunto un anteriore. Il cuore della Type R è un piccolo 1.800 4 cilindri aspirato VTEC, il che significa che il limitatore è posto ai confini dell'universo. Sfiora i 9.000 giri. 190 cavalli e 178 Nm di coppia non sono numeri che fanno impazzire, però bisogna pensare che all'epoca 105 cavalli per litro su un motore aspirato erano numeri veramente impressionanti. E le prestazioni erano di tutto rispetto, perché 0-100 veniva coperto in 6 secondi e mezzo e la velocità massima si fermava a 233 km/h. E la Type R è ben oltre questi due numeri, perché qui stiamo parlando di una macchina che pesa appena 1125 kg. E da fiero possessore di Honda S2000 mi rendo conto che i giapponesi, specialmente in quell'epoca, quando si mettevano in testa di fare un prodotto sportivo e coinvolgente, lo facevano e ci riuscivano perfettamente. Quando si tratta di Otech, di macchine piccole pepate, anche i francesi non sono da meno, perché nel corso degli anni hanno creato dei veri e propri capolavori. E io penso proprio che la Peugeot 205 GT sia un'icona che deve essere assolutamente menzionata in questo video. Prodotta dall'84 al 94, aveva un prezzo di listino di 14.000 euro. Era praticamente la macchina dei sogni dei nostri genitori all'epoca. E oggi partono da circa 8-9 mila euro a salire per le versioni col 1.900 da 120 cavalli, mentre per le ultime prodotte, cioè quelle col 1.900 da 130 cavalli, bisogna alzare un pochino l'asticella, perché dando un'occhiata online ho potuto notare che partono da circa 12.000 euro a salire.
Io ho avuto l'occasione di guidare una 1930 cavalli Plus ed è stata una giornata di puro divertimento col sorriso stampato dall'inizio alla fine del test. Perché la 205 GT è una di quelle hot-hatch vecchia scuola che tutt'oggi risultano piuttosto competitive e che riescono a offrire delle sensazioni che facciamo fatica a trovare sulle sportive a trazione anteriore odierne. Partiamo dalle prestazioni perché con 130 cavalli e 160 Nm di coppia, numeri che oggi fanno piuttosto ridere, all'epoca si andava veramente forte e talvolta c'era anche chi la sfasciava la macchina, perché questa è una macchina molto cruda, con pochissima elettronica, e seppure si tratta di una trazione anteriore che molti pensano che sono macchine assolutamente sicuri e facili da portare al limite, non si può dire lo stesso con le trazioni anteriori di una volta, perché la 205 GT, provate a fare una curva sostenuta e di colpo alzare il pedale del gas. E guidando una 205 GT vi rendete conto che quando avete una macchina leggera avete tutto. Passiamo a tempi un po' più moderni perché adesso passiamo nel paese d'oltremanica, cioè l'Inghilterra. E parliamo di uno quei miti che dura da decenni e speriamo che continuerà a durare per tanto altro tempo ancora, cioè la Mini Cooper S. A proposito, il video lo sto facendo a bordo della Mini Cooper S elettrica. Arriverà anche una video recensione. Però noi oggi andremo a parlare della versione che fa rumore, che profuma di benzina, cioè la Mini Cooper S a benzina, più precisamente della generazione R53, una delle mie preferite in assoluto. Commercializzata tra il 2004 e il 2007 aveva un prezzo di listino di 23.000 euro. E oggi le quotazioni sono crollate perché sul mercato dell'usato si possono trovare a partire da circa 3-4 mila euro. Se volete un consiglio, non cercate le più economiche pensando di fare l'affare, ma magari spendete qualcosina di più per essere sicuri di trovare esemplari con la meccanica a posto, perché ho sentito tante lamentele di persone che dicono che la R53 non è proprio il massimo dell'affidabilità. Però io, avendo avuto l'occasione di provarne una tutta preparata, posso dire che al volante questa è una macchina che regala grosse soddisfazioni. Partendo dal propulsore, perché qui abbiamo un piccolo 1600 4 cilindri dotato di compressore volumetrico, caratteristica che non troviamo più sulle hot-hatch moderne. 170 cavalli e 220 Nm di coppia erano numeri piuttosto interessanti e spendendo pochi soldi si poteva aumentare senza problemi le performance di questa macchina. Infatti mi piace il fatto che la Cooper S si presta bene come project car, andando a fare un po' di migliorie, spendendo un po' di soldi in modifiche, quella diventa una vera e propria mina vagante. E anche di serie le prestazioni erano ragionevoli, 0 a 100 in 7 secondi e 2 e la velocità massima di circa 220 km/h. Però la cosa che mi esalta di più nel guidare una Cooper S è il feeling da go-kart, perché il baricentro è molto basso, la macchina risulta essere piuttosto piccola e compatta e praticamente quando fate le curve ci volate sopra. Torniamo a parlare di francesine pepate. In realtà ce ne sono tantissime degne di nota, però in questo video ho voluto includere la Renault Clio RS. Più precisamente dalla versione commercializzata tra il 2006 e il 2008 con un prezzo d'acquisto di 23.000 euro. Per intenderci, stiamo parlando dell'epoca in cui Renault faceva ancora macchine belle da vedere e dotate del terzo pedale. Il reparto Renault Sport da sempre ha creato dei veri e propri capolavori trazione anteriore. E qui il propulsore di questa piccola francesina pepata è un 2 litri, 4 cilindri aspirato che sviluppa 200 cavalli e 215 Nm di coppia. E quello che mi piace di più è il telaio, perché anche qui ci rendiamo conto che è una macchina studiata veramente bene per andare forte e coinvolgere il guidatore. Ah giusto, mi stavo dimenticando un piccolo dettaglio, il prezzo. E oggi si trovano ad una cifra che parte da circa 7.000 euro. Come sempre, last but not least, siamo già arrivati alla settima e ultima macchina della lista. Come ultima macchina della lista ho voluto lasciare la più recente e attualmente in produzione e stiamo parlando della Suzuki Swift Sport. Perché ho messo questa macchina nella lista? Diciamo che quasi tutte le macchine che ho elencato nel video sono macchine che oggigiorno non si utilizzano quotidianamente, perché alcune di queste sono macchine con un interesse storico, non sono macchine oggigiorno adatte per metterci su troppi chilometri. L'attuale generazione è in vendita dal 2018, è un prezzo di listino di 21.000 euro. A questa cifra vi portate a casa praticamente la macchina full optional,
Conosco chi l'ha comprata e so che sul nuovo fanno buoni sconti, mentre sul mercato dell'usato si iniziano a trovare a poco meno di 16.000 euro, ma io penso che più si andrà avanti nel tempo, più questa macchina si inizierà a trovare a cifre ancora più ragionevoli. Alle attuali cifre dell'usato ci si porta a casa una sportiva anteriore piuttosto divertente e anche completa per quanto riguarda le dotazioni. Il motore è un piccolo 1.400 turbo da 140 cavalli e 230 Nm di coppia, quindi possiamo capire che già qui c'è una buona base di partenza per spremere il motore con facilità e tirare fuori qualche altro cavallo. In realtà con 140 cavalli si muove piuttosto bene, perché caratteristiche che difficilmente troviamo sulle macchine sportive di oggi. Questa macchina è veramente leggera, ha un peso di 970 kg e stiamo parlando di una macchina, sì, compatta, però a 4 porte, spaziosa. E quindi mi fa ridere pensare che Abarth ha dovuto sfornare l'Abarth biposto, levare di tutto e di più, mettere carbonio per abbassare l'asticella a 997 kg. Quindi questa macchina pesa addirittura di meno, però ha 4 porte, puoi viaggiare con 5 persone a bordo ed è anche più leggera. Lo 0-100 non è così esaltante, ci impiega 8 secondi e 1, velocità massima 210 km/h, però questa macchina guidandola in curva in una strada misto stretto vi rendete conto che 140 cavalli sono più che sufficienti per divertirsi e andare forte. Quindi se c'è una cosa che apprezzo veramente di questa macchina è la leggerezza, perché è una caratteristica che ormai oggigiorno non si trova più. Avrei potuto continuare il video ancora per un bel pezzo e menzionare tante altre auto. Mi sono voluto limitare a queste 7 perché io le reputo essere macchine piuttosto valide. E dopotutto, vedete, anche il modo delle trazioni anteriori non è così male. E voi ragazzi, tra queste 7 che ho elencato, quale vi piacerebbe portare a casa? E perché no? Se non sono menzionate nel video, ditemelo ugualmente. Ehi tu, spero che non ti sia offesa che non ti ho menzionato nel video. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se avete ancora fatto e come sempre, grazie per la visione. Ciao!